Non investire i propri risparmi? Può rimanere una scelta, ma non è più un'opzione. E non è più un'opzione da molto tempo. Tanto più adesso che ormai da circa 1 anno e mezzo si è riaffacciata un'inflazione non di poco conto. Purtroppo il discorso qual è? Che allora, se non è più un'opzione, devo investire i miei risparmi. Ma come dice Warren Buffett, investire è molto semplice, ma non è poi così facile. Anche perché la mente umana ha, un problema, è molto intelligente, ma è anche molto competitiva, quindi cerca dei risultati a breve termine e questo purtroppo non coincide, non collima con le esigenze la situazione, il contesto che si richiede a una persona quando deve investire in modo consapevole il proprio denaro. Ecco che allora si può cadere in facili errori, in ansie, in preoccupazioni, in convinzioni sbagliate. Poi ricordatevi sempre, come ho detto spesso nei miei video, le interferenze esterne ci mettono poi del loro per indurti a sbagliare. Allora, perché ho fatto l'esempio dell'inflazione e ho citato l'inflazione? Perché quello che oggi vi voglio dire è che spesso quasi sempre cerco di farlo in questi video, cioè fornirvi dati oggettivi, non dei pareri personali o discrezionali. Cerco di fornirvi quei dati oggettivi che vi possano aiutare a riflettere, a vedere le cose anche da un punto di vista diverso o da un punto di vista che magari nessuno vi ha fatto vedere. Guarda ad esempio questo grafico, questa immagine qui. Te la spiego velocemente. Questa immagine non rappresenta nient'altro che l'andamento grafico dell'inflazione dal 1970 ad oggi, cioè al 30 di novembre 2022. E ti ho segnato al 31 novembre 2022 quanto è il dato della nostra inflazione. La domanda che io ho fatto è: abbiamo speso nell'anno 2000, quindi non sono andato al 1970, sono andato soltanto a 22 anni fa, nulla di che, un importo di 100 euro per acquistare alcuni prodotti o servizi. Di quanto avremmo avuto bisogno nell'anno 2022 per acquistare la stessa quantità di beni o servizi? Questo è quello che c'è scritto sotto al grafico, no? Quindi ti ho letto proprio la domanda che ho fatto. La tabella riepilogativa che puoi vedere qui sotto, e comunque te la spiego io, ci dice che dal 2000 al 2021 la spesa fatta con 100 oggi la dovremmo fare con 136,69. Cioè se io vado a comprare X chili di pane con 100, 22 anni fa, oggi me ne occorrono 136,69 a fine del 2021. Attenzione! A ottobre 2022, sotto puoi vedere, l'importo necessario non è più 136,69, ma 150,906. Ciò vuol dire che se io oggi voglio spendere per gli stessi beni e servizi di 20 anni fa i famosi 100.000 euro, me ne occorrono 150.906. Ma dato che l'inflazione, oltre a essere trasversale, che prende tutti, è anche al lordo del 26%, perché se io investo il mio denaro, devo sapere anche che su eventuali guadagni, dividendi, cedole, pago il 26%, non me ne occorrono più 150.906, ma me ne occorrono più di 168.000 euro.
per esattezza 168.719 euro. Quindi, come vedi, non investire il proprio risparmio, il proprio denaro, in modo sempre adeguato, appropriato, consapevole, rispettando il tempo, partendo dai propri obiettivi, dalle proprie esigenze, tutte cose che mi hai sentito già dire, non è più un'opzione. Inoltre, un altro elemento su cui ragionare, un altro elemento che probabilmente non sai, perché un po' ci siamo tutti dimenticati dell'inflazione. Ripeto, nessuno ha dei ricordi o si va a rivedere cosa è accaduto nei decenni precedenti perché è fatica, è preso da altre cose, da altri interessi sicuramente. Ecco perché poi anche l'utilità di averlo un consulente finanziario che ti porta alcuni elementi o dati oggettivi che magari tu giustamente non ti vai a rivedere. Ma se prendi il grafico che ti ho fatto vedere prima, io ti dico, da calcoli fatti, qual è stata la media dell'inflazione dal 1970 ad oggi. Bene, l'inflazione media annua è stata del 5,9%. Sai che cosa vuol dire una inflazione media annua del 5,9% dal 70 ad oggi? Bene, significa dover moltiplicare il capitale di 50 anni fa per 20 volte. Vuol dire il 2000%. Allora, ripeto, non si investe solo per guadagnare, si investe anche per non impoverirsi. Detto questo però, rimane sempre il solito discorso. Investire con consapevolezza, con l'aiuto di un professionista, avendo ben chiari gli obiettivi, le esigenze, i bisogni, avendo una visione anche del futuro, avendo anche cura dei propri interessi, metterci la testa come dico io e aiutare il proprio consulente finanziario a svolgere bene il proprio lavoro, o perlomeno a facilitarlo. Vi auguro a tutti una buona giornata e come sempre mi raccomando, mettici tu la testa che è meglio